Ciao, sono Salvatore Salvo e insieme a Francesco, mio fratello, sono il proprietario della pizzeria Salvo di San Giorgio a Cremano. Oggi siamo nella nuova nostra sede di Napoli, alla via Riviera di Chiaia, e vi presenteremo come fare un impasto napoletano a 24 ore. Come ingredienti abbiamo acqua da rubinetto tiepida, sale, lievito di birra, farina di tipo 0 e farina di tipo 00. Su 1 litro d'acqua da rubinetto, l'acqua deve essere fresca, aggiungiamo 50 g di sale. Il sale preferiamo sceglierlo artigianale perché è più ricco di sali essenziali. Lo scegliamo nell'acqua. Una volta sciolto il sale cominciamo ad aggiungere le farine. Le farine dobbiamo arrivare a un quantitativo di 1,550 kg, presso a poco, divise in ugual modo tra farina di tipo 0 e la farina di tipo 00. Ne aggiungiamo un primo quantitativo e incominciamo a miscelare per poi aggiungere il lievito. Su 1 litro d'acqua noi aggiungiamo poco meno di 1 grammo di lievito, che sbricioliamo in questa maniera ancora quando l'impasto è ancora un po' liquido. È importante, soprattutto se si usa sale artigianale, di non aggiungere mai sale e lievito assieme, per evitare che il sale appunto inibisca l'azione del lievito. Man mano che aggiungiamo la farina, giriamo il contenitore in senso circolare cercando di schiacciare con le mani in modo da favorire l'assorbimento. Quando l'impasto incomincia a raggiungere una sua consistenza, quando vediamo che incomincia a prendere corpo e si comincia a staccare dal contenitore, lo versiamo su un piano. Lo incominciamo ad avvolgere su se stesso, in modo che finisca di assorbire tutta la farina che aggiungiamo. A seconda anche dell'umidità che porta con sé la farina, naturalmente possiamo decidere di aggiungere un minimo quantitativo in più rispetto al dosaggio che vi ho dato. Incominciamo a lavorare l'impasto con una certa energia, avvolgendo su se stesso, fino a quando lo sentiamo fine in mano, senza agrumi e soprattutto strisciate di farina che magari non sono assorbite, dandogli un minimo di elasticità. Quando sentiamo che l'impasto ha raggiunto la consistenza desiderata, lo lasciamo riposare in massa per 16-17 ore, in un luogo fresco, non eccessivamente caldo e dove non ci sono troppi sbalzi di temperatura. Sono passate 16 ore dove il nostro impasto è lievitato in massa. Lo scopriamo e incominciamo a fare i panetti per poi fare le pizze nel nostro forno. Dalla massa, che vediamo è abbastanza morbida come da caratteristica napoletana, perché abbiamo usato una idratazione molto vicina al 60%, fatta tra l'altro con 2 farine che non sono particolarmente forti. Stiamo parlando di una farina di tipo 0 con un indice di forza di circa 200, che dà sapore, aggiunge rusticità all'impasto, e una farina 00 che nasce per la pizzeria, con un indice di forza un po' più alto. Stacchiamo i pezzi di impasto, vedete l'impasto è leggermente appiccicoso, e andiamo ad avvolgerlo su se stesso, creando dei panetti della misura che vogliamo. In pizzeria noi li usiamo di 280 grammi. Stacchiamo un piccolo pezzo di pasta, con le mani leggermente infarinate, lo avvolgiamo su se stesso cercando di far sì che la parte esterna dell'impasto avvolga quella interna come una rete e gli dia la forma. Adesso ci spostiamo di là ai forni e così vi facciamo vedere come facciamo la nostra pizza, una bella cosacca. Ci siamo spostati in pizzeria, adesso vi facciamo vedere come lavorare il nostro impasto sulla nostra cosacca. Lo stendiamo con le mani rigorosamente dal centro verso l'esterno in maniera omogenea. La cosacca è una pizza che ci rappresenta, è una pizza antichissima, ancora più antica della margherita, fatta quando alla corte di Napoli c'erano ancora i Borboni e avevano in visita nel 1834 lo zar di Russia. I pizzaioli napoletani alla pizza dal pomodoro che facevano di solito nelle loro pizzerie vollero aggiungere simbolicamente la neve di Russia e presero un cacio e lo grattugiarono sulla pizza alla sua uscita. Noi la reinterpretiamo con del pomodoro di Corbara, basilico, dell'olio extravergine, del pecorino di Bagnoli Irpino dal latte crudo. Ecco, alla pizza a pomodoro quindi i pizzaioli napoletani aggiunsero il formaggio a mo' di neve. Noi ci mettiamo del pecorino al latte crudo di Bagnoli Irpino in maniera abbondante e poi abbiamo preferito aggiungere un'itrana del Salernitano, sempre un filo abbondante.
L'impasto che abbiamo fatto è estremamente idratato, ha una pronunciata veolatura e soprattutto il suo cornicione deve essere vuoto. In attesa che venite nei nostri locali o di San Giorgio della Riviera di Chiaia a Napoli, mi auguro che riuscite a fare delle buone pizze, soprattutto con la nostra ricetta.